Abbiamo iniziato per Lisa. Ciao Elena. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi e come la vedi. Allora, è lei, è Lisa, ma ha, diciamo, le braccia sono molto muscolose, sproporzionate, cioè sono delle braccia giganti rispetto al suo corpo normale, molto muscolose e con ha questo atteggiamento di fatica, e continua a dare pugni davanti a lei di continuo. Dai pugni a queste interferenze che si avvicinano e sta tutto il tempo a dare i pugni a queste interferenze con molta fatica, molto dispendio di energia. Ti dà l'autorizzazione? Sì, 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 mi guarda e mi chiede di aiutarla a trovare il modo per allontanarsi da lì. Perché ci ha pensato così tanto? Non sapeva cosa chiedermi di preciso. Si è girata con la faccia di aiuto, ok, di supporto, ma non aveva bene chiaro cosa stesse chiedendo. Eppure ha visto tante sessioni, Mm. Lisa. Sì, è come se mm, sapeva che il suo desiderio era uscire da quella situazione lì, ma non so come spiegarti, proprio il suo sguardo era mentre aveva fatica, quindi anche sudore, mi guardava con questo sguardo, cioè mi ha guardato e dopo un po' mi ha proprio detto, devo trovare il modo di allontanarmi da qui. Ma all'inizio era, non so cosa fare, ecco. Mm, sì. Quindi, qual è l'ultima versione? L'ultima versione è, voglio allontanarmi da qui. Allontanarsi. Sì, da quella situazione dove deve sprecare la sua energia a prendere a pugni le interferenze. Beh, proviamo ad allontanarci. Vediamo se succede. Ecco, quello che lei dice, davvero posso farlo così? Era, Mhm. era convinta che doveva stare lì. Ok, però le interferenze non sono sconfitte, anche se Mhm. lei si è allontanata. Vediamo, adesso si è allontanata, andiamo a un momento in cui le interferenze fanno qualcosa. Qualcosa nei suoi riguardi, tu Mhm. dici? Allora, c'è questa specie di dinosauro, tipo una statua però, che in eterico tira Lisa verso di sé, tipo con la bocca la tira quasi per i vestiti. Poi c'è un leone che è molto grande rispetto alle altre interferenze e con lo sguardo dirige gli altri fantocci che fanno da interferenze. Vediamole tutte le interferenze eteriche. Mhm. Vai. Sì, poi c'è quest'altro Ah, allora aspetta un attimo, una tigre hai detto? No, un no, leone. leone, poi quel dinosauro statua. Mhm. Poi c'è questa specie di bolla bianca che dovrebbe rappresentare un fantasma Mhm. collegato al secondo universo. Mhm. Collegato, mi dice, all'archetipo degli spiriti. Mhm.
Poi ci sono due uomini del tempo e una mantide rossa che ha davanti due rettili che le dirige. E poi 3 EDL. Mazza che folla. Mm. Beh, Elisa è molto giovane, è per questo che sono così tanti. Sì, Tanta energia. sì, tanta energia da fermare, da frenare, tanta apertura verso la consapevolezza da tenere a bada. E anche, cioè, appunto, molto giovane, quindi è da bloccare subito perché potrebbe, se no, arrivare a livelli molto alti. Vibrazione di Elisa. 13 miliardi, Consapevolezza. 132, Anima. 41, Vite. 2714, Cervello. 8.9. Abduction, ci sono? Allora, i primi anni di vita fino ai 4 anni gliele facevano regolarmente, anche se non tutte le volte. Allora, spesso lei riusciva a accorgersi, tra virgolette, in tempo, nel senso che riusciva, soprattutto quelli che lei chiamava incubi, erano risvegli improvvisi della PS che bloccavano l'abduction, ma altre volte riuscivano a fargliene. Fino ai 3 anni e mezzo più o meno gliene hanno fatte parecchie, Quante? 2 al mese. Mm. Eh, Adesso? Adesso, allora, tutto il programma è diverso. È come se fosse più una ricezione di dati e una ogni 5-6 mesi, molte meno, ed è proprio sono completamente diverse. Cioè, da piccolina proprio la prelevavano e vedo che la facevano scivolare da questo scivolo, cioè l'entrata, diciamo, in questa base spaziale, ok? Per questo progetto era passare attraverso una specie di scivolo non molto lungo, ok? Che scannerizzava il corpo e poi veniva bloccata al centro di una stanza e come se venisse analizzata da diverse ehm, tipologie di figure. Vedo un umanoide con le dita lunghe e le unghie lunghe, color beige, poi c'era una mantide, poi c'era una specie di drago piccolo nero, però il muso un po' diverso da drago, poi c'era una specie di scarabeo e qua una neanche, con due cose, ecco. Un po' di roba. Sì, e praticamente con con la mano si avvicinavano a Lisa e mettendo la mano attaccata a lei è come se percepissero la sua vibrazione e cercassero di copiarla. Dopo i 3 anni e mezzo è come se lei si è sempre svegliata più spesso, ok? E alla fine non riuscivano più a farle le abduction, a fare questo programma e quindi hanno dovuto trovare una soluzione alternativa che era quella di ricezione di dati a distanza e ogni tanto fanno qualche abduction come check-up, come scannerizzazione generale.
Nome del progetto di Lisa. Ehm, mi viene funivia nel tubo. È come se l'avessero rinchiusa come mm, in un guscio, ok? E lei si potesse muovere solo in un tubo da loro deciso, da loro Su o in giù? predefinito. In su e poi può tornare giù, può andare in su e poi in giù. Beh, ehm, entità mentali. Ancoraggio nelle tenebre. È come se lei avesse due catene ai piedi, due anelli di metallo alle caviglie e che fossero collegate a due catene che vanno proprio nella terra in profondità e sono ancorate sotto. È come se questa entità fa sì che lei percepisca le vibrazioni delle tenebre, quindi la vibrazione negativa, quella che lei diceva pessimismo, è molto legata a questa entità che è di livello 3, perché inverte proprio la sua vibrazione del momento, quindi se lei parte con un'intenzione positiva, dopo pochi istanti se la ritrova completamente all'opposto, negativa. Mm. Una sola? No, no, poi c'è quest'altra di livello 4 che, che si chiama cerchio di distanza ed è come se le avessero messo un cerchio intorno che fluttua intorno a lei a questo livello della vista e fa sì che quando lei trova una situazione che la può far stare serena, c'è sempre la distanza tra lei e il cerchio, quindi anche se lei si sposta, questa cosa viene allontanata, quindi non riesce mai a raggiungerla. Poi? Poi ce n'è un'altra di livello, anche questa 5 era quello che ho detto prima, boh, questa qua è 4. 5, ah Questa è ok, 5. questa di livello 5 ed è E si chiama mi- Tosse improvvisa. si chiama mongolfiera, quindi è come se le dessero l'illusione, allora le fanno vedere la possibilità di poter vivere a vibrazioni più alte, ma è solo una visione, quindi quando lei cerca di andare in quella direzione, invece che poter andare avanti, diciamo, a quell'altezza più alta, Mhm. quando lei si muove viene ritirata a terra, perché è una mongolfiera che è legata a terra. Poi? Queste tre, basta. 3. Ok. Impianti. Allora sì, c'è il cerchio dell'entità mentale 4, corrisponde anche a un cerchio all'interno della testa e vengono attivati all'unisono, proprio per fare quella cosa di allontanamento. Lavorano in collaborazione con i due uomini del tempo e in parte anche con la mantide. Poi c'è appunto, ci sono quelle catene alle caviglie che la collegano all'interno della terra. E poi c'è un disco più o meno a livello del diaframma, Mhm. che è il disco con cui loro prelevano i dati da Lisa per monitorare come sta funzionando il loro progetto. Mm. Basta. Basta. Mhm. Ok, discorsetto finale lo anticipo perché di fatto... Aspetta. Ok, adesso lo vediamo. Causa esoterica dei colpi di tosse.
C'avevo già prima. Quindi non c'è una causa esoterica. Mm, è mia, però. Mm, È tua. mhm. Ah, sono i raduni che fai con i camion e i tuoi amici di notte? Eh, Com'è che mi mhm. vengono in mente queste cose? Non lo so. Forse me le suggerisce qualcuno a te molto vicino. Ah. Il traître, il traditore della tua fiducia. Vabbè. Mhm. Dette queste stronzate, volevo fare un discorso finale, ma in realtà lo faccio adesso, perché faccio quel cazzo che voglio. Allora, il quadro, adesso lo approfondiamo, però il quadro è che povera Lisa, ma guarda te che casino, è già giovane. È una bella ragazza, però è piena di interferenze, di brutti progetti, di impianti, e interferenze mentali e non riesce a fare quello che riesce. E poi adesso ne togliamo tutto e lei vive una vita felice. In realtà la vita felice è meno soddisfacente di una vita costruita, imparata, vissuta, esperita. Ed è quello che lei è venuta a fare qua. Quindi si è preparata un terreno che in tutti questi anni potrei definire abbastanza classico, no? Di Mhm. interferenze, e oggi molto giovane già è arrivata a questo punto, quindi mi viene da dire, chissà chi diventerà Lisa, Mhm. ringraziando se stessa Mm. di tutto questo bel terreno di sfighe, diciamo, che si è preparata, che l'ha portata qua a sentirsi fare questo discorso. Ale, posso dire l'età che hai? Sì. Oddio. Non mi senti più? 18, a 18 anni, mi hai sentito? Sì, adesso ti sentivo, ma male. Sì, sì. Perché mi senti male? Allora, devo dire che già prima, mentre Elisa esponeva i punti, ho sentito in sottofondo un'interferenza, un intervento. Mhm. Uomini del tempo. Ehm, sì, sì, Che dove ci sono queste robe ci sono i uomini del tempo, dove ci sì, sono sì, degli infatti, stronzi ci esatto. sono questi qua, che poi non stronzi non sono, sono soltanto dei stipendiati, degli Esatto. impiegati di Lisa. Lisa Mm, lì mm. ha... Madonna che eco, Vedi. settimane che non venivano fuori eco così. Mm, mm, mm. Quindi, dicevo, Lisa ha 18 anni e già qua la svolta. Mm. Non oso immaginare che cosa si è riservata per il dopo. Perché vabbè, poi togliamo tutto, eccetera. Lei deve capire profondamente che l'ha voluto lei, che l'obiettivo non è non finire nei tubi e nei cilindri di vetro delle abduction. Le abduction non servono a niente. Questi raccolgono dati, non sanno manco loro perché. Cioè, in realtà te lo sanno, ti raccontano tutta la rava alla fava, ma alla fine non servono a niente. Mm. Siamo noi i creatori di sti qua, quindi cosa gli dobbiamo dire? Come siamo fatti? Non lo capiranno mai, non possono diventare come noi, Mm. vogliono rubare l'anima, non ce l'hanno. Sempre la stessa solfa da anni e Mm. anni e anni. Mm. Assolutamente. È come se Elisa mm, ehm, riuscisse mi viene da dire, da brava studentessa a cogliere tutti gli spunti che si è data, Mhm. ok, con le sue prove, le sue esperienze, ok, e li ha colti tutti abbastanza velocemente, ok, o quasi tutti, e quindi ehm, è molto veloce e movimentata la sua esperienza. Ok, quindi tutte queste interferenze perché lei si muove molto velocemente, quindi cercano di cambiarle il più possibile, no? Appena lei riesce Mhm. diciamo, a bloccarne una, allontanarne una, se ne inventano delle nuove, cioè la sua PS le mette davanti nuove interferenze proprio perché lei coglie gli spunti e va molto velocemente. È come se mi fa vedere la sua PS e dice ok,
Ora tu hai colto tutti gli spunti, hai colto anche lo spunto di fare una sessione, ok? Come se adesso chiudesse questo cerchio e ora è come se iniziasse la seconda vita nella vita. Proprio a 18 anni, la PS dice a 18 anni, ok, ora da maggiorenne fai un'altra esperienza da maggiorenne. Dunque, praticamente finora c'è stata una good Lisa e Mhm, una bad Lisa. mhm, Eh. Dobbiamo spiegare cosa sono gli uomini del tempo, Lisa. Alla lavagna. Sono delle interferenze, li puoi beccare nei Guardiani del Destino, un film tradotto in italiano, il titolo è I Guardiani del Destino. Proprio lì guardi il film e l'hai capito. Sono degli uomini in nero nel film, in generale vengono visti così anche in eterico, e sono quelli che se tu devi incontrare Matteo, perché diventerà la tua anima gemella già a 18 anni, tac, ti fanno deviare, ti fanno incontrare Cesare che invece te mena, che è una brutta relazione, ti deviano il tuo destino. Uomini del tempo perché gestiscono un po' il tempo e fanno in modo che tu, proprio il tuo caso, no? Il tuo caso che quando ti interessa qualcuno non è mai il giusto tempo in questo caso. Nel tuo caso non sono i non incontri, sono i tempi differenti, oppure la chiacchiera, il pettegolezzo che non doveva arrivare proprio in quel momento e tac che arriva. Da chi arriva, arriva dall'uomo del tempo che ti deve deviare. Non è impossibile opporsi agli uomini del tempo, non è assolutamente impossibile. Può essere, anzi, è sempre una sfida con te stesso. Quindi diciamo che c'è una good Lisa e una bad Lisa. Chiamiamola. È sempre Lisa. La bad è quella che ha reiterato gli uomini del tempo, tutte le differenze, e se le abduction non riuscivano più a farle in un modo le fanno in un altro. La good Lisa è quella che vuole l'utopia. La bianca è ok. la nera, la bionda è la mora, Mhm, l'angelo è il demone. Di lei per se stessa. mhm. Chi viene? Come le vedi? Allora, le vedo, man mano che tu dicevi vari esempi, è come se si aggiungesse un pezzo su ognuna, quindi le vedo bionda e mora, vestita bianca e nera. Ehm, allora, quella nera è come se ha tipo tipo come se fosse un cerchietto con due punte, tipo Mhm. due triangoli che vanno verso l'alto, e invece la Good Lisa ha sempre un cerchietto ma mm, con delle nuvole. Quindi Sì, il demonietto e l'angioletto. sì. Mm. Lei si fa vedere così. Si fa vedere ancora duale, quindi? O andiamo avanti? Vuole continuare questo gioco? No, mentre si sono presentate le due Lisa, poi a un certo punto si sono date la mano, le mani, ed è diventata una unica. Ok, questa unica va al suo esame di maturità. Mhm, Eterico. mhm, Passando il quale entrerà mhm, nella sua seconda fase. mhm. E la lasciamo lì a fare il suo esame di maturità adesso scritto. Intanto che lo fa, analizziamo un po' di fatti. Mhm. L'incontro con quel ragazzo. Quando lei inizia a capire che è la strada che vuole intraprendere, il ragazzo si improvvisamente disinteressa a lei, cambia completamente atteggiamento, si intromettono persone che nemmeno lei conosce, ci saranno sicuramente di mezzo i soliti social di merda, che male fanno sempre, pettegolezzi, cose, tutto salta. Causa esoterica. Allora,
Allora, la relazione con questo ragazzo, se fosse andata come loro due all'inizio, tutti e due volevano, avrebbero accelerato molto l'evoluzione e la consapevolezza di Lisa. Ok, non era, diciamo, la fiamma, ma era una buona esperienza di vita molto intensa, molto creativa e costruttiva, ehm, per accelerare la sua consapevolezza e evoluzione. Quindi gli uomini del tempo hanno proprio messo, è come se avessero, sai, una volta poteva essere ai nostri tempi, poteva essere Matusalemme. una lettera scritta da un'altra, no? Infilata Ah, nella cartella, ecco, e lì invece è stato proprio gli uomini del tempo che hanno eh, infilato le parole di quest'altra ragazza che lei non conosceva neanche come inizio, ma vedendo che non era sufficiente, hanno fatto sì, è come se avessero girato questo ragazzo, lo sguardo invece che verso Lisa, l'avessero proprio spostato da un'altra parte. Non direi neanche verso un'altra ragazza, ma verso un interesse di vita il calcio. molto, per esempio. Ok, una roba così. Esatto. Chiamiamolo nel cinema, Mhm, insieme alla mamma e all'altra persona che le hanno suggerito queste sessioni. mhm. Chi viene? Allora, quel ragazzo lì entra, si siede e poi guarda l'orologio e dice: No, devo scappare. Va bene, E se lo ne va. salutiamo. Mhm. Mamma, La mamma in prima fila insieme all'altra persona. va bene. Sono tutte e due in prima fila. Quello che vedo della mamma è questo fremito che era, è come se dicesse: Dai, adesso lo faccio anch'io. Ah, no, 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 è troppo. Lo faccio anch'io, no, 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 è troppo. Ecco, c'è tutto questo movimento continuo. Niente, era molto particolare perché. Vabbè. Mm. Si sente trasparente, non si fa notare. Si sente bloccata, causa esoterica. Allora, principalmente è l'entità mentale, quella che la tira giù, non mi ricordo più il nome che ho dato. Cerchio di distanza, No, la prima. mongolfiera, ancoraggio nelle tenebre. Ecco, principalmente è quella che la fa vibrare con emozioni a basse frequenze, e da lì poi si innesca tutta questa confusione che viene poi confermata dal cerchio e dalla mongolfiera. Dal cerchio perché lei va in una direzione, questa direzione, questo obiettivo si allontana, e quindi come se confermasse la sua inadeguatezza e aumentasse la sua confusione. E mongolfiera la stessa cosa, perché la tira in alto, vede la possibilità e mentre va nella direzione della possibilità viene tirata a terra, e anche lì parte tutta questa confusione. Quindi non sa più, è incerta e insicura di se stessa e è confusa anche sulla direzione da prendere. Il caso del ragazzo o di casi simili, quindi lei è interessata a determinati obiettivi su Mhm. persone, obiettivi di vario tipo, Sì. e tutti questi obiettivi si allontanano. Mm. Entità mentale di livello 4, il cerchio di distanza. Distanza. Mm. Più uomini del tempo. Sì, sì. E la mandria. Pessimismo. Ok, pessimismo. Entità mentale di livello 3, proprio giù. Vibriamo giù. Cioè, le viene proprio sostituito il pensiero.
da ottimista è proprio l'opposto, quindi vibra proprio all'opposto. Se il suo primo pensiero vibra a 200 miliardi, Mhm. l'altro gli vibra al contrario, quindi 800 milioni, cioè. All'opposto. mm. Non immagina, non visualizza. Cioè non riesce a vedere ad occhi chiusi, Mm. questo intendi? Mhm. Ehm, è come se allora qua abbiamo invece, vedo un po' più mm, allora c'è tutto vedo insieme il leone, quella specie di bolla fantasma e la statua del dinosauro, ok, che cercano di tenerla ancorata nella concretezza per evitare che lei possa scoprire altre dimensioni, ok? O comunque sanno che lei ne conosce l'esistenza, ma cercano di fargliele vivere il meno possibile per mantenerla bassa. La statua del dinosauro è come se trascinasse, come dicevo prima, che vedo proprio che la trascina dai vestiti a essere molto densa. Mm? Mhm. Invece il fantasma è l'idea dello spirituale un po' distorta, no? Quindi gli spiriti che sono un po' spaventosi, ok? Anche se lei sa concretamente che non è così, ma è come se questo archetipo continuasse a insistere a ribadire questa cosa. E il leone fa sì che lei abbia un certo posso descrivere, perché non è timore, ma neanche riverenza, però è una certa, cioè è Sì, mhm. come se lei si sentisse in dovere di stare nel concreto, non so come dire, no? Quindi di stare entro dei ranghi. Boh, mi viene una cosa così. Non sta bene il contrario. Esatto. Brava ragazza, insomma. Esatto, bravo. Sì, esatto. Mm. Causa esoterica dei frequenti mal di testa. È proprio l'impianto mentale, il cerchio che ha all'interno della terra, della testa. Cali di memoria. Dimmi, dimmi. Quando viene attivato ha proprio queste fitte forti e parte il mal di testa. Cali di memoria, questa è proprio questa non ha lo spazio nella testa molto pieno di pensieri, vibrazioni da attivare per difendersi dalle interferenze, no? Proprio come la vedevo all'inizio. È quasi le fanno usare la sua energia proprio per tenere le interferenze lontane e quindi non ha posto per mantenere dei ricordi, tutti i ricordi. Poi cade di memoria, quello che vedo io è proprio niente, nel senso magari non si ricorda per qualche minuto, poi dopo 10 minuti le viene in mente, quindi è proprio momentaneo, vedo, è proprio superficiale, però è proprio sempre questa attivazione nel allontanare le interferenze, è impegnata sempre lì. La stavo pensando proprio adesso. Abbiamo visto il suo fidanzato, Mm? cioè ipotetico, anche se molto prematuro, secondo me, a Mm? 18 anni comunque, Fiamma. Io credo che a 18 anni non si possa gestire la fiamma, Eh no, infatti, no, 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 l'ho già visto che abbiano prima. gli strumenti. No, 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 non è fiamma, no, non può. No, però c'è la fiamma nella... Ah, no, è troppo prematuro. La fiamma è proprio la creazione dell'altra persona con cui vuoi fare quel tipo di esperienza. Quindi è proprio una creazione, cioè a 18 anni hai
come posso Cosa dire? sia quell'esperienza, insomma. Cioè, ci sono infinite possibilità e se hai aperto a infinite possibilità non sai quella che la persona che va bene per te, tra virgolette, no? Quindi con l'esperienza tu crei proprio la persona con cui fare l'esperienza della fiamma. Un po' difficile da spiegare, ma è come se selezionassi man mano le caratteristiche. Ecco. Ma nei piani di Elisa, della romantica Lisa, c'è la fiamma? È ancora una decina d'anni almeno. Mhm. Prima che inizi a crearsi con le condizioni di oggi. Va bene, lei si chiede cosa fare dopo la maturità, anche questo fa parte di quello che lei farà. Diciamo che il suo non sapere cosa fare è proprio dato da questa confusione creata un po' da questa bassa autostima che le entità mentali le creano. Vedo che ha in mente tre o quattro cose che le potrebbero piacere e è come se non si decidesse a sceglierne mai una delle quattro, ecco. Ok. Adesso nuove domande, stop, perché bastano queste. L'ultima nuova domanda è molto, molto importante perché Elisa chiede di dire alla propria PS di tenere lontano d'ora in poi le interferenze da lei. Ta-da. Quindi lei non vuole più Bad Lisa. Povera Bad Lisa. Andiamo a chiederle col microfono in mano che cosa pensa di questa cosa. Adesso Bad Lisa non è più gradita, sei persona non gradita. Quindi dobbiamo spaccare a metà Lisa, perché Bad Lisa è mezza Lisa. Allora, c'è questa cosa importante che la PS vuole dire a Lisa. Che poi Questa è Lisa cosa, la PS, eh? sì. Mm. Mm. È che quella là fa il Quindi a se stessa, lavoro e io me ne esatto. vado al mare. Infatti, quello che stava per dire è questa cosa non è possibile. Questa cosa di che io PS che sei tu, tengo lontano le interferenze da te che hai deciso di creare le interferenze per fare esperienza qua, non può esistere su questo piano. Mm. E infatti a Lisa hanno fatto credere che il mondo ideale è il mulino bianco da quando è Mm. nata. L'hanno bombardata per bene con tutto quello che aveva fatto e usato per bombardare qualcuno. E le vuole tutto bello pulito. Fidanzato Infatti, fedele, una bella casa, un bel lavoro, un bel voto di laurea, un bel voto di maturità. Tutto bello, mhm, tutto pulito. La mhm. gente parla bene di lei ha successo, va in giro con la macchina grossa. E per questo? Magari anche. Ma è qui per questo? No, è qui per fare esperienza. Se c'è un ambito della vita che nell'altra vita o nelle ultime vite passate ha già elaborato per un po', può essere che in questa vita quell'ambito lì vada via molto liscio e invece che ci siano interferenze in altri ambiti, no? Perché è Mhm. come se la PS spesso tendenzialmente cerca di fare, ha tipo un life motive, no? Nella vita, cerca di fare delle esperienze magari ehm, su un dettaglio, su un certo aspetto, più che sugli altri, no? Quindi si concentra, diciamo, verso delle esperienze per imparare una determinata cosa più che le altre, anche le altre, ma principalmente verso una. Quindi magari c'è l'aspetto economico che in questa vita per Lisa non ha problemi, quindi lei vive tranquillamente tutta la vita nell'agio senza pensarci nemmeno, Mhm. per esempio, però magari poi deve fare molte esperienze sentimentali oppure di amicizia oppure lavorative, no? Mhm. E quindi è movimentata in quel senso o in altri sensi, ecco, in altri ambiti. Mhm. Quindi tutto leggero non è previsto.
Va bene, facciamo una prova. Mhm, E io non voglio interferenze. Adesso me le vado a cercare. Vado a casa di Moloch. mhm, mhm. Vado a casa di Moloch, me lo metto nello zaino, me lo porto via. Perché sono masochista. Io dimostro che voglio le interferenze. Mm. Che succede? Non viene nello zaino, ma io voglio che venga. Ma in questo caso, così, siccome tu sei consapevole, Lui non eh, viene. no, anzi, no, no, cerca di scappare. Ah, proviamo. Mm. A quanto vibro? Adesso ha 625 miliardi. Bene, la porto a 6,25. 80 paura. È una simulazione, eh? Mm. Cosa fa Moloch? Ti si aggrappa da davanti, Più grande e più piccolo di me? più grande. Quanto più grande? Beh, in questo caso sei già altina, quindi un po' più grande. È una simulazione, com'è Mm. possibile fare una simulazione? È come se io avessi impostato delle vibrazioni, delle frequenze, Mhm. e queste frequenze richiamano certe interferenze, quelle che vengono mm, mostrate come interferenze, che in realtà sono un aggregato di dati mm, che vibrano in maniera discorda, no, neanche discordante, è come se ci fosse un equilibrio di vibrazioni, no? Quindi se Mm. c'è una vibrazione che è in un certo modo, deve fare come se l'interferenza completasse questa vibrazione per arrivare a un totale. Ecco, una cosa del genere, Mm. no? Quindi È se... una simulazione nella simulazione. Sì, E la sì, sì. Matrix è una simulazione. Noi abbiamo Mm, fatto controsimulazione. Adesso, tac, togliamo la simulazione. mhm. Sorpresa, non è 6,25 ma 625, che siccome non mi piace porto a 1000. E inseguo Moloch, voglio Moloch giocattolo, mio. Allora, in questo caso se parliamo a livello spazio-temporale, deve tenere una distanza molto ampia per non essere sbriciolato dalle tue frequenze, dalla tua frequenza. Va bene, me ne vado. Mm. Arriva Lisa, come good e bad Lisa. La bionda e la mora. Sì, è un po' quello che dicevo prima, no? Eh, ci deve essere un movimento di vibrazioni, no? Quindi la bad Lisa che richiama, tra virgolette, le interferenze, Mhm, perché vibra in maniera pessimistica, ok? mhm, Richiama le interferenze possono avvicinarsi e attaccarsi a Lisa e sovrastarla, quindi sono più grandi, ok? E quando la good Lisa, tra virgolette, lo vede e si avvicina, aumenta le vibrazioni e le interferenze si staccano più. più o meno. Diciamo, questa è la simulazione con Bad e Good Lisa, ecco. In realtà, la vera consapevolezza, mi viene da dire, è che non c'è Bad e Good Lisa, c'è Lisa Mhm. Ma lei l'ha completa. capito? Tu l'hai capito? Lei l'ha capito? Inizia a sperimentarlo adesso in eterico, vedo che inizia a vedersi. Questo anche vuole dire lei a se stessa. Tu, gli altri non ti vedevano perché tu non vedevi te stessa. Adesso inizia a vedersi e quindi può far sì che anche gli altri la vedano.
inizia proprio a vedersi, in eterico inizia a muovere le braccia e le mani e cioè si vede proprio, si stupisce di esistere. Inizia a vedere la sua interezza. È ancora un po' titubante, come se fosse difficile da credere. Quindi pian piano si sta vedendo in eterico e inizia a sentirsi anche. Non c'è più la separazione, quella non c'è più. È un'unica lisa? È un'unica lisa, quello sì, e inizia a sentirsi, a vedersi. Bene, non siamo ancora nel tech cluster, ci sono tutte le interferenze, sono sì. tutte lì. Chiami questa unica lisa, unica, tutte le lisa future. Dimmi quante ne arrivano. Non è quante. È come se ci fosse lei, diciamo, vista, io la guardo, la vedo di schiena e diventa, sai, hai presente quando soffi le bolle che all'inizio è una bolla allungata e poi si stacca? Ecco, è una lisa allungata con le diversità, perché ogni giorno siamo una persona diversa, quindi è una lisa allungata, diversa, ma è sempre lei. Ce ne sono infinite dentro. Sì, è una lisa infinita, con ogni giorno una lisa diversa. Ok, nonna materna, portale aureo. Protagonista di un sogno col drago e insomma in qualche modo poi la nonna, dopo questo sogno premonitore che la riguarda, che la coinvolge con un drago, in una vicenda con un drago, la nonna viene a mancare. Allora, mi fa vedere prima il sogno, mi fa vedere lei durante il sogno, mi fa vedere che ecco, in quel momento lei era in eterico, ha visto l'interferenza della nonna, l'interferenza drago della nonna. Quindi ha visto proprio quello con cui in quel momento la nonna stava lottando. Interferenza che poi l'ha fatta morire. Come la vedi la nonna? Viene? Sì, la nonna arriva e appare in questa. È come se lei adesso fosse diventata una ballerina che balla insieme ai draghi. Quindi da interferenza questa interferenza è riuscita a agganciarla talmente tanto da non farle accorgere che era un'interferenza. Quindi è incastrata in questo loop dove è una ballerina che balla coi draghi. Vic. Vibrazione, informazione e consapevolezza. È uscita dal guscio di ballerina dei draghi. Ecco, quello che mi fa vedere che vede è proprio mi mostra che da lì, dalla sua consapevolezza di ora, vede tutta la scena in cui era incastrata come vibrazioni. Vedo proprio come se fossero dati, ecco, me lo mostra proprio come dei dati. E, è come se lei
come posso dirti? È come se si accorgesse in questa maniera che quell'esperienza lì l'ha imparata a memoria, diciamo, la sequenza di dati l'ha imparata a memoria e quindi non le serve più. Ecco, una cosa del genere. Mm? Mm. Quindi come se quella sequenza di dati dell'esperienza interferenza di quel tipo, che poi Draghi può essere nel concreto un'interferenza che mi viene da dire che ti mangia da dentro, non lo so, ok? Come se il drago col fuoco e la bocca potesse mangiarti da dentro. Ok, quell'esperienza lì, lei l'ha imparata a memoria, la sequenza di informazioni l'ha imparata a memoria, quindi non la deve più rifare e quindi sparisce. Ok. Ehm, Ora si mhm. sta girando verso Lisa, felicissima di rivederla, che corre incontro e l'abbraccia. Cosa le dice? Lei che è la nipote. Con le tue mani puoi andare lontano. Le prende proprio le mani, gliele guarda e le dice con le tue mani puoi andare lontano. Messaggio a sua figlia, la madre di Lisa. Accompagna gli altri ma non annullarti. Come la vedi la nonna? Adesso la vedo leggera, ha un abito, un vestito, ehm, tutta trasparente, cioè c'è l'immagine ma è trasparente proprio per la leggerezza data dalla Vic, Mhm. e non ha i piedi, è proprio una sagoma così, sorridente, si vede proprio distesa. La vedevo sorridente, ridere, Infatti, sorridente e distesa, quindi non ha più le rughe, no? Proprio, mm. come quando aveva 30 anni. Sì, l'età è quella. Quindi è un momento di gioia questo. Sì. Ok. Mm, mm. Chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Lisa. 295 ne arrivano. Se vogliono, tutti nel portale Aureo. Se vogliono lasciare un messaggio, presentandosi, lo possono fare. No, vedo nessuno. Vabbè, No. tutti dentro. Mhm. Ok. E lo chiudiamo. Mhm. Andiamo con Lisa adesso, finalmente al suo cluster. È una Lisa sola, unica, Mhm. Sì, sì, adesso è una lisa unica. compatta e forte. Allora, i contratti sono tutti sul pavimento. Ogni vita è rappresentata da un quaderno con la copertina rigida, e quindi tutto scritto, e ogni quaderno è aperto in una pagina. Quindi ogni vita ha la pagina, quella pagina aperta rappresenta, diciamo, il contratto principale di quella vita. Mm. Allora, sta aprendo il portale definitivo. Mhm. Mhm.
È sicura? Sì, 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 lo sto facendo. Li butta. Sì, sì, sì. Se si riformano, Allora, se ne formeranno degli altri perché è necessario per dove siamo su questo piano, questa fa parte dell'esperienza. ma che si fa? Allora Man non mano serve a che lei, niente. no, man mano che lei fa le esperienze, si creano e si disfano da soli. Ora c'erano questi, noi per dare, diciamo, una spinta, no? Lei è arrivata qua, già il fatto che è arrivata qua fa sì che lei si meriti, tra virgolette, una spinta, cioè lei è stata brava da creare la sua sessione per darsi una spinta. Mm? Mhm. Quindi puliamo tutto, tutto in una volta. Durante la vita si creano e si disfanno i contratti man mano che fai l'esperienza, le esperienze. Lei la vedi convinta di questo? Sì, sì. Ah, di questa cosa? Mm. Sì, ha ancora per ora il ricordo della fatica che stava facendo fino a poco fa contro le interferenze, quindi deve ancora un attimo accorgersi che non è più così. Mm. Però, Intanto eliminiamo i contratti, infatti, così alleggeriamo il barcone. mm, ok, ha buttati, ha chiuso il portale definitivo. E ora si crea un'assicurazione qui nel cluster. Vediamo come la crea. Scrive la parola ad eternum e questa parola diventa tridimensionale e poi diventa energia pura nel cluster. La sua vibrazione massima, quella che vibra più alto. Avatar. Vediamo cosa fa. Intanto si mostra come se fosse un lupo. E poi cerca di non farsi distrarre e prova a scrivere cose a caso sulla tastiera. Lisa intanto sta aprendo un altro portale definitivo. Mhm. E getta tutto dentro. Ok, lo chiudiamo e anche qui Mhm. un'assicurazione. Un sigillo, Mhm. una firma. Sì, visto che l'altro le è piaciuto, come è uscito anche qua fa uguale, scrive ad eternum e poi si crea tutta una vibrazione massima. Va bene. Mhm. Ci sono ancora Leone, dinosauro, Bolla bianca del secondo universo, spiriti, dei spiriti, due uomini del tempo, tre EDL, la mantide rossa e due rettiliani, le tre entità mentali, tutti gli impianti e il progetto Funivia nel tubo. Mhm. Ci sono ancora? No, Sicura? sì. Si possono riformare? Allora, se lei ricrea le condizioni per, certamente che sì. Mhm. Se lei lo vuole. Esatto. Se lei da dea qual è, lo crea, tutto si Mm, può riformare. Si potrebbe mhm, formare Moloch in persona, dentro un bello zainetto rosa di Lisa, pronto ad afferrarla dal collo tutti i giorni? mhm, Volendo sì, certo. perché Sì. no? Mhm, Lo stesso fatto che ipotizziamo la possibilità ci getta o nel panico e nella paura o in una nuova dimensione di consapevolezza. mhm.
una nuova dimensione di consapevolezza. Lisa, questa è la risposta alla tua domanda. Perché la tua APS sei tu. Mhm. Nuova vibrazione. 238 miliardi. Nuova consapevolezza. Vediamo quanto è aumentata, da 132. 168. Bene. Anima. 63. Vite. 2028. Cervello. 9.1. Cosa fa la madre nel cinema? Allora, ha preso Lisa in braccio e la lancia in aria come se fosse piccola. Ed è piccola? No, è grande, riesce a lanciarla in aria, anche se è grande come quando lanci in aria i bambini da piccoli, ecco. È talmente euforica che gli è venuto da fare questa cosa. L'amica della madre cosa fa? O la parente, la zia, non mi ricordo. Allora, si sta nutrendo e ricaricando delle alte vibrazioni di tutta della sessione, che la sessione ha portato. Sta facendo scorta di vibrazioni di consapevolezza. Chi? È proprio La messa madre? lì, no, l'amica Ah. o la zia, non mi ricordo. Si è proprio messa lì con le braccia aperte, gli occhi chiusi e sta prendendo proprio La zia, sì. la zia. Va bene, messaggio finale di Lisa, PS più PE, a se stessa. Quel dialogo che non riusciamo mai a sentire adesso è possibile. La più grande preoccupazione di Lisa in questo momento è che le interferenze non tornino più. Ci possiamo allenare a tenere le interferenze lontane in due modi. Il primo è non crearle pensandole. Non so se è chiaro quello che intende. Cioè, se c'è sempre il pensiero della paura di essere interferiti, si creano le interferenze in questa maniera. Quindi non pensare di essere interferiti, ok? Proprio vivere questa cosa in maniera neutra. E l'altro modo è imparare i messaggi che l'APS, quindi noi stessi, dall'interno, che la nostra parte interiore, che è quella che è la vera realtà, ok? Comunica all'esterno, quindi alle percezioni, all'udito, alla vista, al tatto, alle nostre percezioni, ok? Imparando a sentire questi messaggi, si impara a seguire la volontà della PS, quindi del nostro vero essere, della nostra vera realtà, della nostra direzione verso il nostro benessere. E Questo è il messaggio? questo un po' in generale. La PS dice anche, siccome il tuo mentale, il nostro mentale, la parte mentale fa sì che che la parte mentale di Lisa abbia bisogno di qualcosa di concreto per recepire questi
segnali interiori, ok? Possiamo allenare la parte mentale facendo questa attività e mi fa vedere Lisa che va a scegliere nel bosco dei rami, dei pezzi di legno, ok? E da un semplice pezzo di legno grezzo lo fa diventare qualcosa che possa rispecchiare qualcosa nella sua realtà, come se facesse delle sculture di legno. Questo è il metodo che sceglie. Sì, che sceglie per aumentare sempre di più la centratura. Ok, Mm. c'è una cattiva Lisa e una buona Lisa? No, assolutamente. C'è un'unica Lisa. È un'unica Lisa. Ci sono ancora interferenze? No, in questo momento no. Il messaggio è questo. Mm, sì. Ok, come la vedi? La vedo che è molto entusiasta e presa in questo momento proprio a sentire se stessa unita nelle sue 5 parti, 5 corpi, ok? Quindi è un continuare ad andare dall'interno all'interno a esplorare tutte le sue parti e esplorare l'unione delle sue parti, quindi lei com'è veramente. Mhm. Mm. Immagine finale? Allora, la vedo seduta a gambe incrociate, sospesa nell'aria, e come se ci fosse un'aria di rigenerazione che le fa volare i capelli. E lei è lì intenta a sentire questa cosa, proprio fare esperienza, la vedo molto serena, molto leggera. Ok, Mhm. abbiamo finito.